Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buon pomeriggio, buona mattina, caro Piero. Questo Buongiorno. è Smart and Healthy, sempre qui, sempre connessi. Noi siamo sempre connessi, anche perché sennò dici come fai a trasmettere se non ti connetti. Hai ragione anche te, caro Piero. E quindi noi oggi, sempre il connubio, il divario tra Stati Uniti e Italia, Europa in quanto tale, in quanto Nazione Unita, no, perché non è una Nazione Unita, però i nostri discorsi, i nostri ragionamenti sulle diversità, sulle le cose che abbiamo in comune. E quindi da cosa vogliamo iniziare? Intanto vi ricordo che ci trovate su Substack, su Onde Sonore, ci trovate le vecchie puntate, trovate tutto e da lì poi vi ascoltate le nostre disamine, va? Esatto, tra le altre cose volevo dire una cosa proprio riguardo di questo. L'altro giorno guardavo un pochino le statistiche di YouTube e praticamente è venuto fuori che il 100% di quelli che guardano o comunque ascoltano il nostro podcast su YouTube non sono iscritti al canale. Quindi iscrivetevi, Grazie, è gratis, non serve pagare nulla, mettiamola così. Poi volete su, fate questo sforzo. Infatti ci siamo noi, cioè più che noi, voglio dire, guardateci, commentate e iscriveteci. Esatto. Iscrivetevi. E scriveteci tutte e due. Esatto. Ci può stare. Senta, signor Fulvio, ma lei che cosa ne pensa degli UFO? Degli UFO? Ma senti, io non nascondo, avevo letto un po' diverso tempo fa, non un po', ma diverso tempo fa, un libro di Asimov, che come tu ben sai è stato uno scrittore di fantascienza con una immaginazione incredibile. E ha scritto abbastanza, per chi piace il genere, è un genere incredibile, e tra le tante opere ha scritto un libro che è questo che ho letto, che si chiama Civiltà aliene, civiltà extraterrestri, e non è una storia, non è un racconto, ma è tutto un ragionamento sulla possibilità che esista o meno una civiltà aliena da qualche parte, ovviamente, e la possibilità, diciamo, c'è perché ci sono talmente tante stelle, noi non ci immaginiamo, non abbiamo idea. È un po' come dire, un paragone che si può fare qui sulla Terra, secondo me, è sul numero di persone che uno conosce e non conosce. Essendo 8 miliardi, ok, lascia stare quelli all'estero, perché sarebbe troppo facile, no? Dice, quelli all'estero non li conosco, è chiaro, sì, certamente, ma tutti quelli che abitano nella propria città. Tu abiti in una cittadina di quanti abitanti? 300 e 350.000, 360.000 più o meno. Sì, va bene, numero uno più, uno meno. Un po' come Firenze, grosso modo, anche se poi ci sono tutte le movimentazioni legate al lavoro e quant'altro, sì. Ok? Ma sui 300-400.000 abitanti. Noi non abbiamo idea, se uno ci pensa, non ha idea di quante persone non conosce.
e si dice, "Ah, vabbè, e di tutte le persone che ci passano accanto, e noi magari le vediamo una volta sola, non ti dico nella vita in una città, però le vediamo una volta sola ogni 2-3 anni. E, questo è la stessa proporzione, più o meno, questo è molto a cazzotto, Sì, vabbè, non è che si può fare il conteggio esatto di sicuro. Esatto, come il discorso delle stelle e pianeti che noi conosciamo, perché sì, noi conosciamo quelle che riusciamo a vedere, ma ci sono anche quelle ancora più lontane che supponiamo che ci siano. Siamo riusciti anche con i telescopi più famosi, l'Hubble e altri e simili, però c'è anche il discorso di quelli che non si riescono a vedere ancora, che ci sono però, e sono tantissimi, anche il numero di galassie sono tantissime, quindi questa disamina per dire che la probabilità che ci sia almeno una civiltà extraterrestre è perlomeno, perché c'è anche il ragionamento su questo, ora non mi dilungo perché sennò prendo tutto il tempo, la possibilità che ci sia una civiltà con la vita a base di carbonio come la nostra. Poi ci sta anche che ci sia una civiltà che non vive con i nostri principi fisici, ma sotto altri, con altri elementi, e questo noi non lo sappiamo. Quindi diciamo, non è come credere a Babbo Natale, ma diciamo la possibilità c'è, la possibilità di incontrarli va molto più bassa in realtà. Ecco, questo è tutto. Ho finito la disamina iniziale. Allora, penso tu sappia come mai te l'ho chiesto, beh. Sai perché ti ho chiesto che cosa pensi degli UFO, beh? Sì, vabbè, perché c'è un personaggio ormai che noi seguiamo da tempo e che seguiamo, ci dà modo di fare, esatto, di fare la trasmissione più che altro, che ha dichiarato di voler divulgare tutte le notizie in merito agli UFO, sì, agli UFO, più o meno siamo lì. Sì, va bene. E agli UFO, agli extraterrestri in generale, e divulgarle. E vabbè, questo è perché è lui che da una parte è un misto secondo me, perché è un discorso di follia, di distrazione di massa. Direi più la seconda che non la prima in questo caso. No, ma di tante cose, ma è un insieme di tante cose, perché sì, ok, vuole distrarre tutti, benissimo, perché poi ricordiamoci, ci sono tutti gli Epstein Files ancora in ballo, c'è tutta la questione Iran e Israele in ballo, c'è la questione Ucraina e Russia in ballo, c'è tante cose, e lui vuole distrarre, ci distrarrà, alla fine arriverà tipo in Mars Attack. Geniale, potrebbe essere anche quello. No, allora, mi piace. Ricordiamo anche che Israele le ha anche prese sode all'Eurovision, perché anche stavolta se la sono fino a meno male, sono stati sconfitti per parecchio, tra le altre cose, meno male. Ma diciamo, tornando un attimino sul discorso degli UFO, mi piaceva sentire la tua opinione, perché ora, a parte la cavolata del nostro amico arancione, che lui, la solita sparata, però nella realtà dei fatti, se ci pensiamo, il discorso delle piramidi, sì, potrebbe essere anche derivato da una civiltà. Ora,
non credo extraterrestre a quel punto, però sicuramente una civiltà che comunque era presente sulla maggior parte del nostro pianeta a un certo punto. Il famoso mito di Atlantide, che poi è stato anche rivisitato in determinati film, sia di animazione che non, alla fine poi è quello, Sì, no, infatti. se ci pensi. Piramidi egiziane piuttosto che Maya, piuttosto che hanno comunque qualcosa in comune. Sì, sì. Quindi tutto sommato anche il fatto di avere cioè allora, di pensare di essere gli unici nell'universo, come giustamente dicevi te, è un po' improbabile come cosa, effettivamente. No, la probabilità c'è, e l'improbabilità di venirci a contatto. Poi arriveranno questi documenti fantomatici che ci smonteranno le nostre tesi, però Quello di sicuro, quello noi certamente. cioè tu pensa ai 4 astronauti che hanno fatto il giro intorno alla Luna. La Sì. Luna è vicinissima. Sì. Relativamente vicina, ecco, esatto. vicina, e ci hanno messo 10 giorni tra andare e tornare. Sì. Capito? E quindi cioè, tu pensa andare già su Marte, andare su altri pianeti fuori dal sistema solare. Cioè per noi, al momento, allo stato attuale della tecnologia, per quella che conosciamo, poi nell'area 51 ce l'hanno per davvero i razzi alla velocità della luce. Sì, no, vabbè, ovviamente il mio è sarcasmo, però è ironia pura. Però noi al momento, al netto di quello che sappiamo, non ci possiamo andare, non possiamo andare fuori dal sistema solare. No, credo il massimo a cui si possa arrivare al momento sia Marte, presuppongo. No, allora tecnicamente puoi arrivare anche più in là, perché alla fine con un sistema di sopravvivenza e di sussistenza alla vita puoi arrivare anche oltre Saturno, per carità, però passano diversi anni e quindi o ci mandi un ragazzino per dire sì. allora, però insomma, ecco, un film che racconta bene questa differenza, diversità del trascorrere del tempo è quello con dirlo troppo presto perché mi viene Inception, ma non è Inception. No, è Interstellar. Interstellar, bravo. Interstellar. Quello con Matthew McConaughey. Esatto, è Anna Hathaway. Lì a parte alcune cose possono essere non vere, per carità, verificabili, però la differenza del tempo la spiega e la racconta nella maniera giusta. E adesso al momento attuale cioè, o la risolvi un po' come in The Passenger o altri film dove vengano tutti congelati e uno arriva a destinazione, cioè viene scongelato quando arriva, il tempo per lui non è passato. Infatti in The Passenger fa un passaggio, The Passenger è un passaggio che è un altro film, tratta un tema nel quale insomma affrontano la tematica. Sì, voi andrete su un altro pianeta ibernati, quindi senza la consapevolezza del tempo che è passato, ma sulla Terra il tempo sarà passato e quasi tutte le persone che conoscete adesso non ci saranno più, e insomma è una cosa a cui tener conto di fatto, anche nei viaggi, anche se si potesse andare nei viaggi interstellari. Allo stato attuale tu parti con un'equipe sulla Terra e passano gli anni con un'altra, con una completamente diversa. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi infatti poi loro due
vabbè, facciamo uno spoiler, tanto ormai tanto passa. ormai il film sono anni che c'è, non è che... Sì, infatti, e con il grande io lo prendo in giro del film quando parlo, perché Andy Garcia ha avuto un grande copione, Cioè, un grandissimo copione, sì. eccezionale, non ha detto una parola, Esatto. e cioè, si vede solo alla fine, e che poi è bello, parentesi, c'era i trailer, la Lawrence, c'è Chris Pratt e Andy Garcia, e quindi uno si aspettava ci fosse Andy Garcia a recitare, sì, e fa una scena alla fine, proprio finito il film, e non dice parola. Ha fatto il classico cametta alla fine. Sì, alla fine sì, ma non lo devi mettere nei trailer e ci metti Andy Garcia, sì, con la presenza Più o meno fisica di Andy Garcia. sì, esatto, vabbè, una scena più facile da registrare. Beh sì, decisamente. Apre una porta ed esce da questa, entra, si vede di faccia in primo piano che lui entra, esce dalla stanza della Stasi. E vabbè, così, vabbè, questa è una mia parentesi, è una mia fissazione. E quindi, cioè, i viaggi li risolvi così. Quindi però è impossibile, cioè è impossibile, niente è impossibile, però è molto 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 improbabile, molto difficile che avvenga un contatto allo stato attuale delle cose. Poi magari hanno trovato in passato di contattarci tra qualche anno e quindi poi Poi succederà, esatto. ci smentiranno, però forse magari non saremo più qui, saremo noi nello spazio a trasmettere Spartenetti. Quindi chi lo sa. altre differenze tra Stati Uniti e Europa o Italia faremo tra Stati Uniti e la Luna direttamente. Potrebbe essere un'idea, guarda, alla fine non si sa mai. Anche perché se tieni conto è dagli anni 60 quantomeno che ci sono film o comunque anche serie televisive che parlano alla fine di questi contatti. Star Trek, Guerre Stellari, varie balle spaziali. sì. Cioè, alla fine non credo sia una cosa così tanto improbabile. È ovvio che l'utilizzarla per distrarre la massa da quello che sta succedendo è allucinante, ma quello è. Allora, vedi, questo non ne avevamo. Allora, il primo film sugli alieni in assoluto è il cortometraggio muto. Ora ti dirò l'anno e ti stupirai. Le Voyage dans la Lune, Viaggio nella Luna, del 1902. Ah, faccia! Fa muto per forza perché... Vabbè, per ovvi motivi, quello di sicuro. Però non credevo che dal 1902 ci fosse una cosa... Sì, poi in realtà poi si è spostato più sugli anni 50, da ricordare Ultimatum alla Terra e anche la Guerra dei Mondi, il primo Guerra dei Mondi che era del 53. Sì, non quello con Tom Cruise che vabbè. No, è quello anche con Will Smith. No. Con Will Smith, cioè. Vabbè, poi nel 79 è uscito Alien, vabbè, sì. Però vabbè. Dagli anni 50, diciamo quelli seri dagli anni 50, dai, mettiamola così. No, quelli seri, quelli con la distribuzione massiva, va. Sì, una distribuzione di massa adesso, insomma, degli anni 50, con degli effetti scenici, perché non si può parlare di effetti visivi, via, non effetti no, ma anche effetti grafici, va, però non di più, di una tecnologia che ora ci mettiamo a ridere, però all'epoca insomma c'era anche più inventiva secondo me a fare queste cose.
Sì, perché adesso poi praticamente fai tutto con i computer, quindi alla fine non è... È tutto CGI, tutto, ora c'è anche l'intelligenza artificiale, insomma. appunto, che aiuta tanto da quel punto di vista, però... Assolutamente sì, assolutamente sì. Registrai, tanto così faccio anche un po' di marchetta al mio podcast. Registrai una dunque l'anno scorso perché mi venne, c'era il tennis di mezzo e gli Australian Open. Questi degli Australian Open Mhm. loro hanno detto di no, ma secondo me sì, e anche in futuro avverrà questa cosa ancora di più. Davano le partite su YouTube, ok? Mm. Alcune partite, invece di darle con i giocatori veri e tutto, l'avevano trasformata come se fossero come se tu fossi a giocare alla Wii. Ok. Giocatori con le teste grosse e giocava, sì, a cartone animato, a videogioco. Però tu vedevi la partita, Mhm. cioè c'era Medvedev che giocava. Tu vai a vedere su YouTube, lo trovi, Australian Open 2025. E c'era, nel frattempo, uscì un video, un contenuto di Mauro Zingarelli, che è un esperto di cinema, un esperto di effetti scenici e quant'altro, che raccontava come era stato fatto il film, uno degli ultimi film con Tom Hanks, Here. Non so se io non l'ho visto. Neanche te, ma No. dall'espressione neanche No, te. direi no, che mi venga in mente così, no, poi magari E sotto altro titolo forse anche sì, però così direi di no. sì, no, vabbè, magari è la traduzione della traduzione, è il riadattamento. Però questa insomma, racconta della vita vissuta in una sola stanza di una casa Mhm. e fanno vedere il passare del tempo. E quindi c'è Tom Hanks da giovane mentre cresce, no? Fino a quando diventa vecchio. E la cosa interessante è che non hanno usato trucco, effetti grafici, ma hanno usato l'intelligenza artificiale su un filtro con l'intelligenza artificiale che ti modificava l'aspetto visivo in base all'età che dovevano avere. Che è abbastanza Sì, interessante come cosa. sì, esatto. E quindi insomma questa cosa potrebbe essere, sarà sicuramente ed è stata, perché non metto in dubbio non sia stata, usata anche per quindi rispetto al passato ora è qualcosa anche molto più facile e molto anche più non artificioso. Cioè prima perlomeno c'era più inventiva, no? Dovevano sforzarsi, ma anche ora, ma prima dovevamo capire come glielo devo rifare il naso, glielo rifaccio in una maniera, insomma, in un modo piuttosto o in un altro, cioè dovevano anche confrontarsi. Ora bastano un po' di righe di codice, guarda, fatto biondo, fatto moro, fatto con i capelli, capito? È vero anche quello. Era un cinema diverso, E niente, questa era una parentesi per raccontarti questa cosa dell'intelligenza artificiale. Certo, siamo partiti dagli alieni e siamo passati Andiamo al cinema. e Al cinema all'intelligenza artificiale. alla grande. No, vabbè, allora, diciamo anche che la tecnologia rispetto a 70 anni fa, visto che prima si parlava di 1950 all'incirca, è cresciuta in maniera esponenziale e continua a crescere in maniera esponenziale praticamente ogni 6 mesi alla fine ormai. Sì, assolutamente. Se uno cerca di stare, anche se uno cerca di stare dietro a tutto quello che succede, diventa praticamente impossibile alla fine. No, vabbè. Non ce la puoi fare letteralmente, quindi. Però è interessante vedere come cose che alla fine 70 anni fa si ritenevano letteralmente impossibili o quasi, adesso stiano invece, cioè siano la realtà che viviamo tutti i giorni.
sostanzialmente. Per quello che poi alla fine uno dice, ma allora forse anche il contatto con qualche civiltà aliena non è così del tutto improbabile, poi sostanzialmente. No, infatti. Stavo guardando di un tizio che ha un costume che sta... No, questo non l'avevo visto. Vabbè. Allora, la polizia ha preso... Sì, ha preso uno che era vestito con un... Stavo guardando sulla CNN. Uno vestito con un tipo, ma non mascotte, ma tipo Trump con la testa grossa, che è cascato in uno zoo a Tokyo nel recinto delle scimmie. Vabbè. No, via, non posso farla sta battuta, è troppo cattiva. No, va bene. È andato tra i suoi simili, no. Più o meno. Bene. Sì. No, le scimmie sono arrabbiate, dicevo, ma questo non è mia... Via, fuori. Bene, cari amici, siamo arrivati al nostro momento di ripresa, di relax, di pausa, e torniamo tra pochissimo. Rimanete con noi con le nostre disamine, ragionamenti, e vediamo, dai, di trovare qualcosa di anche di più speziale. Speziato, sì. Vabbè. Speziale. Ciao. Eccoci, bentornati di nuovo qua a Smart Healthy. E niente, oggi volevamo parlare di tante cose, ma è un periodo un po' piatto, e quindi dopo aver parlato un po' di alieni, un po' di civiltà extraterrestri, un po' di cose, e vabbè, a parte il fatto che vabbè, c'è tutta la problematica di Israele e tutto e quant'altro, però è anche il mondo degli ipocriti. In che senso? La si spieghi meglio. Il mondo degli ipocriti per il semplice fatto che cioè, predicano bene e razzolano male. Vabbè, quello Da sempre. Appunto. Cioè, non partecipano, anzi, che poi ora arriverò anche a un altro discorso. Cioè, tu butti fuori la Russia e la Bielorussia per problemi all'inizio di guerra e poi di doping di Stato, che può anche andare bene, cosa che poi la federazione del nuovo internazionale sta piano piano revocando. Ha levato gli atleti russi e gli atleti bielorussi, sembra possano riprendere a partecipare sotto la loro bandiera. Sì, anche perché sennò dovrebbe vietarlo anche la Cina, paradossalmente, visto la quantità di doping. Allora, no, a parte questo, ma cioè, alla fine è chi è senza peccato scagli la prima pietra, ed ecco perché secondo me e te, poi dimmi se sbaglio, anche, cioè, noi l'abbiamo detto così velocemente all'inizio, Israele che è arrivata seconda, terza, non lo so, seconda, perché l'Eurovision l'ho guardato solo un paio di volte, cioè guardata la parolona, diciamo, mi sono documentato di più. Quest'anno poteva fregare meno, come a tanti altri appassionati di musica non gli è potuto fregare di meno dell'Eurovision, perché c'era Israele che doveva essere messo da parte. Giustamente, direi, visto tutto quello che stanno combinando da 3 anni a questa parte, quasi 4 da 3 anni, no, da 50 anni, però vabbè. No, beh, allora se quello si vede bisognerebbe parlare addirittura 48, quindi di più, 70 però, passati, quindi vabbè, lasciamo perdere. Quasi 80, però vabbè, quasi 80, sì. Vabbè, però insomma, ci sono tante scelte, cioè o fai la scelta uguale su tutti i fronti, cioè non è che su una manifestazione decidi in un modo, su un'altra decidi in un altro, ma è come mondiali di calcio che
prima l'Iran sì, ora l'Iran no, l'Iran sì, poi c'è il discorso Italia ripescata, non verrà ripescata, però cioè, a parte quello, però cioè, alla fine d'accordo lo fai per motivi economici, perché tanto Esatto, quello che gira, esatto. ma aspetta, alla lunga, a parte il discorso dei prezzi folli dei biglietti per i mondiali, e questo vabbè, abbiamo già parlato qualche In diversi puntata episodi, sì, diverse esatto. settimane fa, però con tutto questo, con queste decisioni scellerate, io posso capirlo, guarda, non ti nego il fatto che non ci si possa pensare ai soldi anche a livello sportivo, no? Perché comunque insomma, per mandare avanti una società, per fare un evento, servono i soldi. E posso capire che chi organizza e chi manda avanti la società ci voglia anche un minimo guadagnare, ok? Ma in equilibrio a far appassionare i tifosi, a avere dei supporters, ma anche chi lavora con te essere appassionato, perché cioè se io vado a lavorare in una società sportiva e non sono un minimo appassionato, non devo essere tifoso di quella società, perché non sarebbe neanche corretto, ma un minimo appassionato, cioè c'è chi mi paga per fare un lavoro che tutto sommato, anche se uno va a fare il magazziniere per una società di calcio, una società di pallacanestro, una società sportiva in generale, non è come andare a spaccare pietre o essere in fabbrica a 12 ore, anche se poi lì le ore sono diverse, per carità. Insomma, sì, un minimo bisognerebbe che fosse appassionato, e questa passione, questo appassionamento, questi signori lo stanno facendo calare. Ora non so, cioè, allora, io forse sono un caso un po' estremo per certi versi e non nego di essere stato abbastanza influenzato da un personaggio che entrambi conoscevamo perché Sì, passato vabbè, a miglior vita. sì, certo. Però se ti ricordi la sua battuta sul discorso calcistico era 22 imbecilli in mutande che corrono per 90 minuti dietro ad un pallone. Benissimo, benissimo, d'accordo, ma siamo d'accordo su questo. Anche se poi E ogni io tanto sono ci aggiungeva anche strapagati, tra parentesi, ma va bene, troppo va animali. bene, allora. Sì, 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 ma che ci sia un disequilibrio tra impegno e in alcuni casi, non sempre, perché poi anche lì andrebbe fatto tutta l'analisi per carità. Allora facciamo un discorso più ampio. Diciamo Molto che andrebbe ampio. fatto, diciamo che a volerla fare per bene andrebbe fatta un'analisi sport per sport, perché in realtà No, ma poi non solo, anche livello per livello, cioè sì. livello basso e livello super top professionista. Ma diciamo che in quello professionistico sono pagati per giocare, poi più o meno tanto quello decideranno i nostri ascoltatori, per carità, non vogliamo dire niente di influenzabile, però ci sono dei tifosi più o meno appassionati, che comunque vabbè, che seguono comunque anche, perché ho tirato in ballo a parte vabbè perché vengano disputati che stanno negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti, oltre che Messico e Canada, però cioè i mondiali dovrebbe essere un evento dove anche chi non è tifoso, anche chi non segue il calcio, si appassiona allo sport, perché c'è la propria nazione magari, o ci sono anche altre nazioni, per dire oh guarda c'è l'Olanda, prima era anche questi complici di sponsor, era anche un mondiale, complici sì, No, di sponsor. abbastanza, anche perché poi diciamo i giocatori principali sono tutti più o meno legati ad un'azienda piuttosto che a quell'altra alla Sì, sì, fine. sì. No, no, ma io parlo proprio di chi fa le magliette, era un mondiale più colorato, Ah, c'era magliette più particolari, e anche quello appassionava, no? Ora, cioè, tu guardi la dirigenza, la governance del calcio mondiale, pensa solo ai soldi, biglietti a
il biglietto a un costo spropositato e la gente sì, ti riguarda, però alla fine, cioè, viene un po' a noia, un po'. Anche perché se il gioco non appassiona quello che c'è dietro, una cosa o un'altra, alla fine non quello che te lo guarda comunque, quello che il saltuario, l'eventuale, dice ma io, cioè se guardarlo o non guardarlo non mi fa differenza, perché devo continuare a guardarlo? Esatto, giustamente. Perché dovrei comprare un biglietto che costa 2000 euro, a parte anche se potesse permetterselo, perché dovrei comprare un biglietto per uno spettacolo che non mi entusiasma, non entusiasma più come prima? Giustamente. Hai capito? È questo che, cioè, io posso capire che ci vada di me, che ci sia i miei soldi di mezzo, però Sì, ma poi ricordiamo anche che fino a un po' di tempo fa il calcio italiano ancora era comunque diciamo a livelli abbastanza decenti, mettiamola così. Sì. Da qualche anno a questa parte, no, vabbè, da parecchi anni a questa parte ormai è meglio perderlo e trovarlo. sì, sì. Sì, che è inutile stare a prendersi, cioè è anche quello. Quando sostanzialmente impoverisci la società, perché questo è poi quello che sta succedendo, la gente gli importa assai di andare a vedere, No. cioè gente che viene strapagata veramente per correre dietro a un pallone. Cioè, Sì, prima veniva accettata magari anche con più, ma di buon grado, diciamo, perché dici, sì, se sappiamo che sono strapagati, però vado a vedere una bella partita, vado a vedere un bello spettacolo. Ora, infatti, cioè, se tu fai l'esempio con gli Stati Uniti, ci sono persone che strapagano un biglietto per una partita di football o di pallacanestro, sì, ma anche se non sono tifosi di quella squadra, sono sicuri di andare a vedere comunque un bello spettacolo, una bella partita, lo spettacolo nello spettacolo, perché poi sappiamo che in America se la giocano anche sull'entertainment. Sì, allora diciamo anche che non è tutto cioè anche per esempio le partite di football americano qui negli Stati Uniti non è tutto come la finale del Super Bowl, che c'è lo spettacolo all'interno, nel mezzo, eccetera. Il resto sono partite tra virgolette normali. Stesso discorso vale per il baseball, stesso discorso vale per il basketball. Sì. Quantomeno vedi due squadre che se non altro se la giocano. No, appunto, in quell'altra. In un modo o in un altro vedi comunque un bello spettacolo. Invece no, in altri casi no. Spesso e volentieri, in altri casi veramente è tutto organizzato. Poi di sicuro ci sarà anche qua negli Stati Uniti piuttosto che, però nel senso comunque se anche è lo noti molto meno. Sì. Però, tornando un pochino a parlare dei nostri amichetti con la bandiera bianca e blu, alla fine quello che io me ne sono reso conto molto di più stando qua che negli Stati Uniti che non diciamo abitando in Italia o comunque ma anche se giri all'estero te ne rendi conto molto meno. Qui veramente l'influenza israeliana si fa sentire tanto. Sì, c'è una forte comunità poi tra le tante. Non solo quello, ma proprio anche a livello qui c'è un sito dedicato ai finanziamenti, la famosa AIPAC, quella che nomino ogni tanto anche durante le vecchie puntate del podcast. È Sì. un'associazione che è dedicata proprio da Israele a finanziare gli Stati Uniti, e a quel punto capisci tante cose, perché la maggior parte dei politici, per non dire tutti, sono finanziati da questa società, da questa associazione. No, certo, sì. Capisci come mai succedono tante cose, capisci anche come mai il nostro autore più o meno noto
così come il suo predecessore prima e quant'altro, sia andato a dare una mano a loro signori che si sono ritrovati Sì, vabbè. nella cacca Medio Oriente, nel senso che capisci veramente tante cose, che a questo punto sinceramente capisci anche come mai la gente poi sabato sera festeggiava nelle strade, perché questi hanno perso l'Eurovision, a cui non avrebbero comunque dovuto partecipare, ma quello è un altro paio. Vabbè, quello, vabbè, ok. Nel senso, sono tutte cose che effettivamente capisci entrando a contatto con determinate realtà. In Italia di determinate cose non si sa assolutamente niente, che non vengono fuori, no, assolutamente, non ne no, viene detto assolutamente, anzi, assolutamente no. visto anche quello che è successo a Modena, e si sta già facendo anche la caccia allo straniero per l'ennesima volta e compagnia bella. Sì. E tanto anche lì sfruttiamo la rabbia dei cittadini in maniera utile, tra virgolette. Praticamente sì. Praticamente sì. Senza andare a dire però che questo qua è stato bloccato da due, quantomeno da due delle persone che l'hanno bloccato erano stranieri loro stessi. Quindi Sì. Ma ci sono diversi personaggi di questo tipo, cioè persone non italiane che fanno quello che dovrebbero fare gli italiani. cioè, Vabbè. poi ovviamente che chiaramente la classe politica sfrutta a proprio uso e consumo quello che succede. Quello sempre. E quello poi anche che dà fastidio, mettiamola così. Sì. Mettiamola così, caro Piero, io non so quanti minuti siano passati, e Non ne ho quindi idea. no, un 20 Credo minuti. sì, più o meno sì. Ho iniziato, sì, grosso modo. E senti, vabbè, quindi era più quando, però Cioè, la canzone effettivamente era di quando, ma va bene uguale. allora, vediamo un attimo se troviamo qualche notizia, ultima notizia. Vabbè, questo. Notizia dell'ultimo secondo. Vabbè, c'è la flottiglia che continua ad andare verso Israele, che vengano fermati, vabbè, sempre Tanto a questo punto li fermeranno appena fuori dalle acque costiere italiane, perché, o comunque europee, tanto senza che nessuno ovviamente gli dica nulla come al solito. no, beh, certo, assolutamente. Sia mai che. Allora, qui c'è no, Stavo guardando anche se ci fosse stata qualche notizia. sì, perché siamo arrivati un po' così. Sì, no, va bene. Allora, c'è un problema di fondo, perché allora finché vedi, caro Piero, cioè, ora questo è per far ragionare i nostri ascoltatori, no? Mhm. Perché fin quando viene comodo di divulgare certe notizie, cioè comodo anche per avere il famoso, come lo chiamano, come viene chiamato il mondo digitale, il clickbait, no? Mhm. Anzi, ora ancora di più, perché siamo in un periodo dove le notizie non è che vadano velocissimamente, e quindi ora qualsiasi cosa ti tirano fuori una notizia pseudo vera o pseudo falsa,
proprio per attirare e per movimentare un pochino perché è piatto. E finché comoda le notizie vanno, e quando non c'è neanche più, poi noi non siamo giornalisti, quindi non è che andiamo alla ricerca di notizie, però insomma, però è un mondo che va molto a ondate, è un mondo a ondate. È il motivo per cui si è sempre detto cercate di guardare meno telegiornali possibile e cercate di informarvi tramite altri canali, perché per forza fondamentalmente è anche quello. Guarda, ho una domanda, allora, mi sono imbattuto nell'account di Staffelli, no? E sta facendo una cosa molto interessante, cioè scovare le truffe. Accidente al volo. Le truffe o telefoniche o di quelli che vanno porta a porta, fatti a sommo studio. Ma negli Stati Uniti, cioè, siamo solo noi all'occhi in Italia o esistono anche negli Stati Uniti cose del genere? No, allora, esistono anche negli Stati Uniti, anzi negli Stati Uniti ci provano anche in maniera, diciamo, un po' più pesante rispetto agli italiani, nel senso che per esempio ci è capitato un paio di volte, negli Stati Uniti ti mandano addirittura segni falsi, ti chiamano spacciandosi per gente del governo, piuttosto che dicendoti lei, che ne so, abbiamo trovato un sample del suo sangue in Texas, lei deve darci X soldi per evitare guai peggiori, cose del genere. C'è da dire anche una cosa che e questo purtroppo perché dispiace dirlo, però è vero anche che lo statunitense da questo punto di vista è molto più all'occo. Ah, beh, certo, ok. È molto più credulone, sono talmente condizionati dai canali televisivi che gli raccontano di tutto e il contrario di tutto, che sostanzialmente veramente se gli dici guarda lì c'è un asino che vola, ti alzano gli occhi al cielo e guardano se c'è per davvero, e alcuni ti dicono sì, lo vedo. Sì. Perché purtroppo funziona anche così la cosa, e difatti spesso e volentieri poi ci sono ce ne sono tanti che se ne approfittano. Se sei all'occo a crederci, è bene che tu paghi. È bene che tu paghi, esatto. Ma ti faccio anche un esempio di vita vissuta qua. Sì. Abbiamo dei lavori da rifare sul tetto della casa e stiamo cominciando a muoverci interpellando aziende varie. È venuto un venditore di una delle aziende e ha iniziato tirando fuori il prezzo tipo $45.000 per rifare il soffitto della casa. Quando ha visto che non attaccava, allora ha detto no, ma allora aspettate, forse può darsi che abbia la possibilità di avere le tegole, però a un prezzo minore, però dovete dirmi sì o no subito. E non ha attaccato, e ha cominciato a tirare giù il prezzo a 25.000 da 45.000 che avevamo prima. Ottimo. E già chiediti come mai ne ha tolti 20 così, ma va bene uguale. Ha visto che non attaccava nemmeno in quella maniera, ha detto no, ma allora forse se riesco allora potrei averlo addirittura entro non mi ricordo più se il giorno dopo o la settimana subito successiva, e a questo prezzo, però queste vi devono andare bene, e ha tirato giù altri ed è arrivato a 18.000. Ottimo. Quindi anche lì qui sono molto abituati al decidere immediatamente, no? Cioè io ti dico c'è questa offertona, te la prendi e poi paghi e ti indebiti. Se non ce l'hai, sì. Se non ce l'hai, il più delle volte non ce li hanno, quindi paghi e ti indebiti. Però paghi comunque per non avere il lavoro, perché è una truffa. Esatto, spesso e volentieri paghi anche per non avere il lavoro perché è una truffa.
o comunque per avere un lavoro tirato di piuttosto che Sì, no, vabbè, di dubbia qualità, diciamo. di dubbia qualità, esatto. Bene, caro Piero, questa cosa delle truffe potremo portarla avanti anche prossimamente. Noi siamo arrivati Sì. alla fine. Siamo arrivati alla fine e niente, noi ci ritroviamo come sempre settimana nuova. Cari amici, voi ci ritrovate nel web, on demand, come vi pare, quando vi Beh, pare. in modi differenti ormai ci abbiamo Anche, YouTube. guarda, anche per usarci per addormentarvi. Non sapete come addormentarvi? Metteteci il sottofondo. le cuffie con le nostre puntate, vi addormentate. Noi saremo contenti lo stesso. Esatto, esatto. Bene, caro Piero, è stato un piacere. As always, anche per me. Alla prossima. Un'altra puntata di Smart NLT si è conclusa. Stacchiamo il microfono in questa telefonata con gli USA. Il computer comunque resta acceso in attesa di altre notizie. Il tempo scorre tra dati lontani e news che sembrano primizie. Da qualche parte la nostra radio accompagna il viaggio tra città che non dormono mai, silenzi pieni di pensieri. Da Fulvio e Piero è tutto, anche se la voglia di trasmettere è troppa, ma ci fermiamo